Il libro è fondato su una domanda che spesso mi sono posto, molto interessante, ma in realtà astratta e inutile, perché senza risposta. Cosa sono io per gli altri? È impossibile definirlo, proprio perché non siamo gli stessi sempre e comunque, ma cambiamo di continuo e siamo visti diversamente in una realtà a modo mio da ogni persona con cui ci siamo relazionati. Questo romanzo di Luigi Pirandello analizza proprio questi temi, raccontando la storia di Vitangelo Moscarda. Moscarda è un uomo ordinario, che ha ereditato un cospicuo patrimonio dal padre e vive di rendita. Un giorno la moglie gli fa notare un piccolo difetto fisico di cui non si era mai accorto: il naso leggermente storto. Questa semplice e apparentemente innocua osservazione gli fa capire quanto gli altri abbiano una percezione di lui completamente diversa da quella che egli ha di se stesso. Da questo si origina in Moscarda il desiderio ossessivo di conoscere il suo vero io, distruggendo le 100.000 immagini di lui che hanno le persone che lo circondano. Vitangelo riflette soprattutto sull'impossibilità di vedersi vivere. Così prova a passare giornate intere allo specchio, pronto a cogliere anche solo un secondo di naturalezza, ma invano si rassegna al fatto che ogni qualvolta ci guardiamo è come se noi diventassimo statue per esaminarci, ma il nostro vivere inconsciamente non potrà mai essere catturato da noi stessi. Ben presto l'uomo si accorge che ogni persona ha dell'altra un'immagine ben definita, che se stravolta fa perdere le certezze che ci siamo costruiti e fa credere l'altra persona pazza. Questo mette dei vincoli nel comportamento e nelle aspirazioni, che Vitangelo vuole abbattere. Vitangelo Moscarda, per eliminare da se stesso tutte le 100.000 immagini che gli altri hanno di lui, decide anche di rinnegare il proprio nome, perché trae la conclusione che è utile solo come etichetta, ma in realtà non è nulla, perché siamo circondati da false certezze, tanto da essere noi stessi un qualcosa di astratto. Ognuno di noi è nessuno, perché è frutto delle proprie e altrui costruzioni. Siamo tutti vuoti, anche le stesse parole che ora sto esprimendo sono vuote, e tocca ad ognuno di noi riempirci e riempirle. Senza maschera e senza tutto quello che ci costruiamo attorno e ci costruiscono gli altri, noi non siamo niente, nessuno. Ebbene però, di ognuno di noi, lasciandoci dare da chiunque un "a modo mio", ce ne saranno 100.000, tutti diversi come le 1000 sfumature dei colori. Ecco spiegato il titolo allora. Ogni persona è uno, che senza avere maschere e quindi parametri entro cui stare per non tradire il proprio io, è nessuno. Ma rimane in vita grazie alle tante immagini degli altri, tutte diverse tra di loro, ed è a questo punto che tutti noi diventiamo 100.000. Consiglio molto questo libro, perché è importante per capire noi stessi, per capire l'umanità e per riflettere sulla propria vita. Luigi Pirandello, con questa sua opera, ha dato una visione diversa alle cose, che solo all'apparenza sono uno. In realtà sono tutto e niente, nessuno e 100.000.